primo weekend di luglio non è una cosa da tutti i giorni, Sina. Nell'area sosta è vietato aprire tende o fare campeggio. Inoltre a una certa ora passa comunque l'incaricato, altrimenti c'è un sentiero comodo, direi adatto a tutti. Urca, quanti camper! Benvenuti sul nostro canale. Oggi condividiamo con voi il nostro weekend a 2000 metri e oltre. Forse anche di più. Sì, anche 12. Anche 12 o 13 anni fa, quindi non ci ricordiamo veramente un tubo di com'era questa strada. Mi sembrava più brutta, non lo so, però comunque sì, c'è tanti tornanti, sale, ma è larga, bella, asfalto direi nuovo, perfetto. Biliardo. Dosso sì. alla faccia del dosso. Beh. Qui se non lo vedi spacchi tutto. Sì, quello sì. La strada si stringe un pochino, ma non troppo. Stiamo andando a Breuil Cervinia, frazione di Val Tournanche, esattamente nella valle omonima. A 2050 metri sul livello del mare, sotto il maestoso Cervino. Eccoci, siamo arrivati. Urca, quanti camper. Ci mettiamo vicino ai bidoni della spazzatura, anche no. Laggiù c'è un po'. Stiamo arrivati a Cervinia, nell'area sosta, e abbiamo fatto i 6.000 km spaccati. Ok. Con 14 gradi. Bello. Un sogno. La vista al risveglio sarebbe stata bellissima, peccato il cantiere con tanto di gru, però il Cervino è lì che si fa vedere. Alle 5:40 del mattino Luca ne approfitta per andare al Lago Blu, visto che ancora non c'è gente che gira, a fare un po' di scatti, mentre io preparo la colazione per tutti. Wow, c'era un airone cenerino posato, ma belli, tutta una famiglia. È un lago alpino formato dal ritiro dei ghiacciai e ora è alimentato da sorgenti sotterranee che arrivano dallo scioglimento di nevi e di ghiacciai invernali. È proprio a circa 10 minuti di cammino, ma reali, dall'area sosta. C'è questo fantastico e famoso Lago Blu. Per chi ama la fotografia paesaggistica come noi, l'alba regala quasi sempre una specchiata meravigliosa del Cervino. D'inverno questo lago lo troverete ghiacciato o innevato. E da qua il Lago Blu va ad alimentare un altro piccolo lago blu, uno stagnetto. I ruscelli generati dal lago sfociano nel torrente Marmore, che è uno dei principali affluenti della Dora Baltea. Il sentiero che vi riporta qui nell'area sosta ve lo farò vedere io dopo, perché Luca ha fretta di andare
a oltre 3000 metri e quindi deve andare in paese e prendere gli impianti di risalita. Come corrono? Allora, biglietto per Plateau Rosat fatto, eccolo, il costo è 55 euro l'andata e il ritorno, sempre ovviamente tramite le funivie, e c'è anche la possibilità di arrivare in cima al piccolo Cervino in territorio svizzero, che però da 55 il biglietto passa a 125 euro. E adesso si sale per andare dalla Gabinovia. Ovovia. Mi fa quasi strano prendere un ovetto senza aver preso fuori gli sci. Infatti dal centro di Cervinia con gli impianti di risalita si può arrivare a Plateau Rosat, dove c'è il ghiacciaio perenne a 3500 metri. Ed ecco Cervinia dall'alto, che sembra proprio un francobollo. Ovviamente qua nella stazione intermedia c'è di tutto, c'è da mangiare, ci sono i negozi sportivi, e da qui da Plan Maison invece parte un bike park per tutti coloro che gli piace pedalare, in discesa si possono divertire, ma attenzione, si è liberato dal suo cappello al momento e si fa vedere in tutta la sua maestosità il Cervino. Spettacolo. Nel 1865 a Breuil nasce la Società Guide del Cervino, una delle più antiche del mondo. Però è solo negli anni 30 e poi comunque nel secondo dopoguerra che diventò davvero turistica, in continuo rinnovamento con sperimentazioni di tipo architettonico, ingegneristico. A oggi è una delle località più rinomate sia invernali che estive di tutte le Alpi. Allora, ho sentito parlare un po' di persone e dicevano che lì dove arriva la funivia è l'ultimo baluardo di territorio italiano. Qua dove sono io in questo momento, dove ho i piedi, è territorio svizzero, e infatti qua c'è la Gabinovia nuovissima, mi pare che abbia neanche 2 anni, e che porta lassù, ed è quella che costa, invece che 55 la corsa intera, 125, però porta ancora là, dove se chi vuole sciare in estate, insomma, può anche valer la pena di pagare quel prezzo, perché ha la possibilità di godersi sugli sci tutto ciò. Però è solo questo, ciò che si vede in questa immagine è tutta la zona sciabile che è rimasta. Da qua è normale, ma si doveva scendere fino a 2800 metri lato italiano, quindi giù di lì, oltre il rifugio, mentre invece negli ultimi anni il ghiacciaio si è ritirato talmente che ormai è solo in questo tratto qua che si può sciare. Da qui non si apprezza un granché
a vista vedo che chi scia alza pochissima neve, quindi credo che sia compatta e proprio una neve formidabile, perfetta. Certo è che calpestare un po' di neve nel primo weekend di luglio non è una cosa da tutti i giorni. Sì, in effetti bisogna venire in dei posti un po' remoti, ma ne vale la pena, assolutamente ne vale la pena. Un po' di tristezza per il ritiro dei ghiacciai. La discesa è spettacolare, eravamo insieme io e Luca una quindicina d'anni fa proprio qua, prima di prendere i nostri cani. Ora sono io in camper con loro e mi ricordo in effetti che c'era molta più neve. Base della Movia, Cervinia. Ora vi facciamo vedere un pochino di Area Sosta. È a una mezz'oretta, devo dire la verità, io ci ho messo anche meno, dal centro del paese, a 10 minuti dal Lago Blu, ed è super comoda, direi. Un po' bruttina ma comoda, cioè è un parcheggio, appunto, nulla di più, nulla di meno, con un carico e uno scarico, non è un campeggio, non è nient'altro. Nell'area sosta è vietato aprire tende o fare campeggio, inoltre è vietato pranzare e cenare al di là di fuori dei camper, su tavoli o sedie, mantenere una distanza massima di almeno 1 metro tra un camper e l'altro, grazie, giusto? C'è un'area picnic attrezzata a 200 metri da qua. C'è sia da inquadrare il codice oppure da chiamare per segnalare la propria presenza. La navetta gratuita, ma mi sa che è solo d'inverno. Festività e weekend per arrivare agli impianti di risalita, molto comodo d'inverno, direi. Decisamente. Tariffa giornaliera 8,50 €. Piazzole numerate, oddio, non c'è manco più l'asfalto, altro che piazzole numerate. L'asfalto è saltato, infatti c'è molto fango, terra, non è per niente ordinata, dobbiamo dire la verità. Cioè, comoda perché comunque è un posto molto bello. L'area sosta in sé, insomma, c'è i cassonetti della spazzatura, una griglia abbastanza rudimentale con un buco in mezzo per grigie e nere, un rubinetto che è a getto continuo, una fontanella. Abbiamo visto gente sia prendere acqua nelle bottiglie che pulirci le cassette, ma va tutto bene. Ed è qua, eccola lì. E niente, facciamo 2 passi. Inoltre, se qua dovesse essere completa, suggeriscono di scendere verso valle 300 metri, c'è un'altra area sosta che si chiama Carosello ed è la stessa gestione. Ora vi porto in centro, si scende dall'area camper in questa curva, si arriva vicino al distributore che vedete qua, c'è la galleria e c'è una strada adiacente sulla sinistra
che costeggia il campo da golf di Cervinia e tutto il fiume, anzi il torrente Marmore. Si arriva a questo incrocio, si va su, sempre su dritti. Vedrete a un certo punto sulla destra c'è una piazzetta con dei portici dove c'è anche un piccolo supermercato CRAI, una farmacia, dei bar, una macelleria, insomma c'è un po' di tutto. Addirittura abbiamo anche trovato le guarnizioni per la caffettiera in una ferramenta poco più su. Si arriva poi nel centro proprio, dove c'è la chiesetta, dove non sono entrata perché era sabato pomeriggio e stavano celebrando messa. Qua c'è la statua dedicata a Mike Bongiorno, che lui era proprio un amante di Cervinia, veniva a sciare qua. Ho ripreso poco nel centro molto moderno, non c'è un vero e proprio centro storico, perché c'era anche molta gente. La Casa del Miele ve la consigliamo, abbiamo preso del miele di Tarassaca, un millefiori buonissimo. È uno dei centri abitati permanenti, quindi tutto l'anno, più alti delle Alpi d'Europa in pratica. A una certa ora passa comunque l'incaricato per il pagamento. Se non siete riusciti a scaricare l'applicazione, a registrarvi, avete avuto difficoltà, viene lui, pagate a lui, vi lascia la ricevuta, vedo. Non abbiamo documentato, ma abbiamo passato una notte tranquillissima sotto un cielo non troppo stellato. Invece ci siamo svegliati domenica mattina con un sole pazzesco. Mi faccio una passeggiata al Lago Blu, così vi faccio anche vedere il percorso, quello non sulla strada, perché potete passare dalla strada ma siete veramente costretti. Invece c'è un percorsino dove c'è un piccolo tratto in salita e comunque all'andata in discesa, però ne vale la pena. Il sedersi qua e contemplare il Cervino che si specchia è molto zen. È un luogo molto bello, nonostante la vicinanza della strada. È molto suggestivo. Dall'area sosta potete scendere dalla strada, ma le macchine vanno a una velocità impressionante, non c'è passaggio pedonale, se siete proprio stretti tra dirupo o guardrail e le macchine. Altrimenti c'è un sentiero comodo, direi adatto a tutti più o meno, che adesso vi faccio vedere. Bisogna solo fare un po' di attenzione e avere, avevo una mosca sulla videocamera, e avere le scarpe giuste, quelle sì, in montagna sempre. Percorriamo il sentiero 37, se è il pezzo più in salita, è quello più, diciamo, difficoltoso, ma è veramente breve, è un attimo. Urca, quanti camper sono arrivati stamattina. Oh, vedo due cani, due piccoli.
abbiamo fatto carico e scarico e salutiamo il Cervino che si è fatto vedere bene questi giorni. sì, questa mattina poi in particolare. Avevamo un'idea di andare in un posto a Tornion, qua vicino, dove c'è un'area sosta gratuita d'estate, ma l'area sosta è chiusa perché c'è una gara di cavalli e ce n'hanno fino a fine luglio. Quindi niente, adesso andiamo in giù e pensiamo. La Val d'Aosta è piccola ma è grande, quindi Sì. Di qua siamo ok. luoghi in alto dove non patire il caldo ce ne può offrire. Sì, però c'è comunque strada da fare perché si sale, si scende, si scende, si sale. Detto questo, abbiamo fatto comunque un bel carico d'acqua, così almeno siamo a posto e vediamo un po' dove andare. Niente, non avevo la videocamera in mano, la GoPro è a riposo, ma abbiamo incrociato 2 pullman in un tornante, uno dietro l'altro. E ci siamo passati comodamente. Ci siamo passati comodamente, io adesso mi devo riprendere però. Ecco, paesaggio stupendo, bello, se non riesce. Ah, guarda i cavalli. No, vabbè, ci sono i tori che stanno lontano. Sì, li hai visti? Ma tu guarda la strada! Ma sì. Ma giocano o litigano? No, più o meno. Incazzosissimi! Che bella sta casetta! Grazie mille per aver visto il nostro video. Vi diamo appuntamento a giovedì prossimo per farvi vedere la seconda meta valdostana di questo nostro weekend lungo. Vi salutiamo e a presto, ciao!